Stasera prepareremo una specialità romana, i saltimbocca alla romana, con la lonza di maiale. È una ricetta buonissima. Allora io la sto tagliando, deve essere ovviamente pulita e poi la andremo a battere un po' col batticarne per allargare un po' le fettine. È una specialità veramente buona. Allora amici, dopo aver tagliato la carne andiamo a batterla un po' perché è troppo doppia, quindi andiamo a assottigliare un po'. Allora amici, guardate, le ho battute un po', andiamole a condire. È semplicissimo il procedimento. Prendiamo una fettina, mettiamo il prosciutto crudo sopra. Ti piace? Ma la caratteristica di questa carne è la fogliolina di salvia. Okay. E la si mette in centro. Questa salva. Sì, poi prendiamo... Ma cosa c'entra, amore? Prendiamo uno stuzzicadenti e andiamo a chiudere in modo tale che, guardate, a frenare tutte e tre le cose: carne, prosciutto crudo e salvia. Che meraviglia. Ti piace? Facciamone un'altra. E poi c'è un procedimento per cuocerla. okay. Allora, prendiamo questa, stessa cosa, prosciutto crudo. È molto semplice, però è gustosa perché c'è il crudo, salvia, e con lo stuzzicadenti andiamo a fermare tutte e tre le cose. In questo modo. Meraviglioso. Dobbiamo andare a fare tutte le nostre fettine. Allora amici, io condisco la carne e lui mangia. È buonissimo questo. Allora, guardate, le abbiamo condite tutte con Pronte crudo sono. e una foglia. No amore, devono cuocere. Allora, cosa dobbiamo fare? In questo momento ci dobbiamo trasferire di là perché ho preparato una grossa casseruola, padellona, come volete voi. Andiamo a mettere dell'olio e del burro, vieni. Allora, olio, ok, e dobbiamo mettere anche del burro e accendiamo. Lasciamo sciogliere il burro e poi andiamo a infarinare la parte sotto della nostra carne, quindi soltanto la parte di sotto, ma adesso ve lo farò vedere. Amici, il nostro burro si è sciolto. Lui, Marco, sorride perché mangia nel frattempo. Ma che devo fare? No amore, ma tu devi mangiare. Io mi devo nutrire, se no qua non posso fare le riprese. Ma penso che tu ti nutra abbastanza bene. Sì, ma sempre. Allora, prendiamo la fettina e le andiamo a passare solo la parte ovviamente di sotto nella farina. Ok, e la mettiamo in padella. Facciamo con tutte così. Quindi la parte di sotto. Farina 00. Sì, in padella. Ok, con l'olio e il burro. Olio e burro. Dicono che si chiamano saltimbocca perché saltano in bocca talmente siano Io non li faccio saltare, buone. non li faccio scappare. No, tu direttamente dalla mia proprio. bocca non li faccio scappare. Una volta messe in padella le facciamo rosolare per bene, perché ovviamente non verrà mai girata la carne. Ah no? No. Mettiamo un po' di pepe, sopra. Non mettiamo sale perché già c'è il crudo che è abbastanza condito, cioè saporito. Okay. Stiamo per ora a fiamma media, facciamo rosolare un po' e poi andiamo a sfumare del vino bianco. Andiamo a sfumare del vino bianco. Niente segreto. Ah, che profumi. Facciamo sfumare, Che prepariamo. profumi. Romani si mangiano bene. Facciamo sfumare, evaporare. Sembra un fiore. A questo punto abbassiamo la fiamma un po' e mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere, ma ragazzi, proprio 2 minuti. Tanto che si cuoce sopra. Certo, col coperchio, e i nostri saltimbocca alla romana saranno pronti. Allora amici, la nostra carne è pronta. Mamma che meraviglia. Buonissima, un profumo meraviglioso. Prendiamo il sughetto e lo andiamo a mettere tutto sopra. Che bontà. Buonissima questa ricetta, veramente buona buona. Che meraviglia, sono le mie. Sono le tue? Una delizia. Allora, questi sono i saltimbocca alla romana, ma ora ci credo perché si chiamano così, perché veramente saranno deliziosi. È una ricetta molto semplice e poi secondo me ha un profumo meraviglioso, ma è anche la salvia che emana questo profumo. Una ricetta semplicissima
buonissima che nasce con il vitello. Io purtroppo l'ho fatto con il maiale, ma credo che comunque sia venuto lo stesso Certo, buono. amore. Se non ti piacciono me le mangio io. No, le mangio pure io. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta veramente semplice, però secondo me gustosissima. E con questa ricetta noi vi auguriamo una buona cena, ci vediamo domani, siete una favola, meravigliosi tutti, vi vogliamo bene. Buona cena a tutti, ciao da Betty. E Marco. Ciao amici, a domani. Amici.